Ciao a tutti, io sono Carla e oggi ti mostro come preparare una crostata fatta in casa con una griglia perfetta. Preparo la pasta frolla, metto la farina all'interno della terrina, aggiungo un pizzico di sale, grattugio il burro freddo di frigorifero con una grattugia a fori larghi. Puoi tenerlo anche per 10 minuti nel congelatore, così andrai a grattugiarlo meglio. Prima lo infarini e poi lo grattugi. In un attimo avrai un composto sabbioso. Con i polpastrelli delle dita unisco burro e farina. Già pronto. Aggiungo lo zucchero, aromatizzo con della scorza di limone non trattato, solo la parte gialla, metto un uovo medio, lo apro separatamente per controllare che sia perfetto. Posso aggiungerlo. Impasto prima con la forchetta e poi con le mani, fin quando non avrò ottenuto un bel composto compatto. In un attimo la frolla è pronta. La sistemo sul piano di lavoro, la compatto leggermente e la copro con pellicola alimentare. Per farla freddare prima puoi anche schiacciarla. La metto in frigorifero per 20-30 minuti. Ho tolto la pasta frolla dal frigorifero, adesso la lavoro leggermente per renderla più elastica, così andrò a stenderla meglio. Infarino il piano di lavoro, infarino anche il panetto ed inizio a stenderla. Prima la picchietto col matterello in tutte le direzioni e poi la stendo. La stendo dello spessore inferiore a mezzo centimetro, basteranno circa 3 mm. Arrotolo la pasta frolla nel matterello e la sistemo nella tortiera. Questa è una tortiera col fondo estraibile, diametro 20 cm, ma puoi usare anche un classico stampo per crostate. Imburro leggermente il fondo e i bordi della tortiera, tolgo gli eccessi di burro, metto sul fondo un disco di carta forno, poi ci sistemo la frolla. In questo stampo basta togliere la frolla in eccesso passandoci un dito sopra, perché è praticamente a taglio la parte finale
e quindi la frolla si stacca perfettamente. Con la frolla avanzata andremo a preparare la griglia. Se nel frattempo la pasta frolla si fosse ammorbidita, la copri con pellicola alimentare e la rimetti in frigorifero. Buco la base con i rebbi della forchetta. Ora puoi mettere la confettura che preferisci. Io metto quella di albicocca. Metto via un attimo la crostata e preparo la griglia. Sistemo un foglio di carta forno sul piano di lavoro. Lo infarino leggermente e ci adagio la frolla avanzata. Un velo di farina e la stendo. Prima picchietto, poi stendo. Lo spessore sempre inferiore ai 5 mm. 3 mm sono più che sufficienti. Una volta stesa la frolla posso tagliare le strisce. Le taglio con una rotella per pizza. Cerco di farle ovviamente tutte della stessa larghezza. Puoi usare anche un righello oppure un cartoncino. Ho tagliato tutte le strisce, adesso le sollevo alternandole. A questo punto sollevo, ma sul piano di lavoro, le strisce alternandole. Metto una striscia per il verso orizzontale e poi tiro giù le strisce. Adesso sollevo le altre. Metto la frolla e le rimetto in sede. Alterno ora la precedente. La griglia non dovrà essere proprio appiccicata, dovrai lasciare leggermente un pochino di spazio e procedo in questo modo fino a formare tutta la griglia. Una volta pronta la griglia, dovrai metterla nel congelatore. La copri con della pellicola alimentare o con della carta forno, la fai scorrere su un vassoio e la metti nel congelatore perlomeno per 10 minuti. Ho tolto dal congelatore la mia griglia per crostata e adesso la posiziono sulla crostata senza problemi. Sollevala semplicemente e adagiala sulla crostata in questo modo. Puoi anche farla scorrere col vassoio come preferisci. La cosa fondamentale è usare una tortiera precrostate non superiore ai 20 cm di diametro, altrimenti non ti basterà la frolla, dovrai fare della frolla in più. Adesso prima di tagliare i bordi aspetta che si scongeli un attimo, altrimenti si andrà a rompere. Mentre se non vuoi aspettare la tagli semplicemente con un coltellino.
Ed ecco una griglia per crostate perfetta. Hai visto com'è stato semplice prepararla? Metto la crostata nel secondo livello del forno partendo dal basso, perché avrà bisogno di cuocere più alla base che alla superficie. Ho fatto cuocere la crostata a 180 gradi per 40 minuti. Se la vuoi leggermente più dorata sulla superficie, la fai cuocere gli ultimi 5 minuti di cottura nel ripiano superiore. Prima che la crostata si freddi, la spennello con della confettura di albicocca. La lascio intiepidire un attimo, poi la tolgo dallo stampo. Tolgo la crostata dallo stampo, vedi quanto è semplice. Adesso provo assaggio. Ed ecco la crostata in tutto il suo splendore. Ed ecco la crostata pronta. Io di solito quando preparo questo tipo di frolla con il burro non metto il lievito, però se vuoi metterlo mettine proprio un mezzo cucchiaino, non ti consiglio di metterne di più. Ti ho fatto anche vedere come si può preparare una griglia per crostate in modo semplice. Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Come al solito ti invito ad iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, di attivare la campanella delle notifiche, così verrai avvisato tutte le volte che pubblicherò un nuovo video. Scrivimi anche da dove mi stai guardando, ti leggo sempre. Ciao e alla prossima ricetta!